Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i sistemi lineari di due equazioni in due incognite con il metodo del confronto. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a esplicitare la stessa incognita sia nella prima che nella seconda equazione. Solitamente per semplicità conviene sempre andare a prendere l'incognita che ha coefficiente numerico 1 ad entrambe le equazioni. Tuttavia in questo esercizio che vi ho proposto, nella prima equazione x ha coefficiente 2 mentre nella seconda 1. Nella prima equazione y ha coefficiente meno 1 mentre nella seconda equazione ha coefficiente 3. Quindi in questo caso non abbiamo nessuna delle due incognite che ha coefficiente 1 in entrambe le equazioni. Quindi a nostra scelta, a nostro piacere, scegliamo un'incognita. Io scelgo di esplicitare la x. Questo vuol dire che devo portare tutto il resto al secondo membro. Nella prima equazione devo portare meno y al secondo membro ricordandomi di cambiare segno e quindi diventa 2x, lo ricopio, uguale y. Dopodiché devo sempre dividere per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi divido tutto per 2 e quindi ricopio già nell'altro sistema la soluzione in bella copia, così almeno sono a posto, e quindi la prima equazione diventa x uguale un mezzo y, mentre nella seconda devo sempre esplicitare la x. Abbiamo detto che dobbiamo esplicitare la stessa incognita sia sopra che sotto, e quindi il 3y lo porto di là cambiando di segno e la x la ricopio. Mi viene x uguale meno 3y più 1. A questo punto questa la ricopio di nuovo qua perché ho già finito i calcoli. Ora che ho entrambe le equazioni esplicitati nella stessa incognita, faccio una freccia e qui a fianco devo uguagliare i secondi membri. Ho uguagliato le due x delle due equazioni. A questo punto mi ritrovo un'equazione di primo grado nell'incognita y. I coefficienti numerici sono fratti, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è l'MCM. Il minimo comune multiplo tra 2 e basta, direi che è 2. Quindi facciamo i calcoli: 2 fratto 2 1 e quindi ricopio il numeratore y. 2 fratto niente, quindi 2 fratto 1 fa 2, quindi devo moltiplicare tutto questo secondo membro per 2. Meno 3 per 2 fa meno 6y e 2 per 1 2. Ora mando via i denominatori e quindi devo portare l'incognita al primo membro, quindi meno 6y portato al primo membro diventa più 6y e 2 lo lascio al secondo membro. Ora sommo i termini simili, quindi 1 più 6 7y e 2 lo ricopio. Devo sempre dividere per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi divido a destra e a sinistra per 7. 7 7 si semplifica e quindi la soluzione viene y uguale 2 settimi. A questo punto ritorno al mio sistema, quindi ricopio il sistema e scrivo questa soluzione, e ora al posto della seconda equazione scrivo una delle due, è indifferente, quindi siccome questa mi sembra più semplice ricopio questa qui, quindi x uguale un mezzo per 2 settimi, perché al posto di y sono andata a mettere il valore che ho appena trovato di y, quindi 2 settimi. Noto che 2 e 2 sopra e sotto si semplificano e quindi x viene 1 sopra 7 sotto, cioè un settimo. La soluzione del mio sistema lineare è questa. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Ok, abbiamo questo sistema di due equazioni dove come prima cosa vediamo che dobbiamo fare i calcoli. Andiamo a risolvere la prima. Noto che questo prodotto è una somma per differenza e quindi si risolve facendo il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Se non ve lo ricordate vi invito a ripassare la mia playlist prodotti notevoli. Il meno lo ricopio: x per x alla seconda, 1 per 1 meno 1. Poi x per x alla seconda, x per 1 x, tutto fratto 2. Poi questi termini li ricopio perché non c'è nessun calcolo, nessun prodotto da svolgere. La seconda per il momento la lascio perché voglio finire di fare i calcoli nella prima. Il meno davanti alla parentesi vi ricordo che cambia segno a tutto quello dentro, quindi viene meno x alla seconda, meno per meno più 1 e ricopio tutto il resto. Noto che questi due termini si possono mandare via perché sono opposti. Ora devo fare l'MCM. Tra 2 e 4 l'MCM è 4, quindi scrivo 4 ad ambo i membri e ora facciamo i calcoli. 4 diviso 2 2, quindi devo moltiplicare il mio numeratore per 2. 2 per 1 2 e 2 per x 2x. 4 diviso niente 4 per meno 1 meno 4. Al secondo membro abbiamo 4 diviso 4 1 e quindi devo ricopiare il numeratore. E ora porto le incognite al primo membro, quindi 2x lo ricopio e y portato al primo membro viene meno y. 2 meno 4 fa
meno 2, portato al secondo membro fa più 2, più 3 fa 5. E quindi la prima equazione è finita, abbiamo finito di fare i calcoli. Ritorniamo alla seconda equazione, quindi facciamo i calcoli di questa. Allora, qui tra parentesi quadre vedo che ho una sottrazione da fare, quindi devo fare l'MCM tra queste due quantità. Tra 2 e ovviamente niente, l'MCM è 2. Quindi un mezzo lo ricopio e faccio i calcoli, quindi 2 fratto niente 2, quindi devo moltiplicare tutto questo numeratore per 2, viene 2x meno 2, poi 2 fratto 2 1, quindi devo ricopiare questo numeratore. Attenzione, c'ho un meno davanti alla frazione, solitamente l'errore è di cambiare segno solo al primo termine, invece dovete sempre ricordarvi di cambiare segno a tutto e quindi viene meno y più 1 e 1 lo ricopio. Ora continuiamo, quindi devo moltiplicare un mezzo per tutta questa quantità qua. I denominatori viene 2 per 2 4 e al numeratore 1 per questa quantità viene questa quantità. 2x meno y li ricopio, mentre meno 2 più 1 li posso sommare e fa meno 1. Ora dobbiamo fare l'MCM, è 4, quindi 4 fratto 4 1, ricopio tutto il numeratore così com'è. 4 diviso niente 4 per 1 4. Mando via il denominatore e quindi al primo membro ricopio le incognite 2x meno y, meno 1 portato al secondo membro diventa più 1, più 4 fa più 5. Ora sono arrivata al mio sistema lineare, quindi dobbiamo applicare il metodo del confronto. Vediamo già che ho due equazioni identiche. Quando succede così io so già qual è la soluzione del sistema, ovvero è indeterminato, e adesso vi faccio vedere perché. Facciamo finta di non essercene accorti e andiamo comunque ad applicare il metodo del confronto. Quindi qui noto che sia il primo che il secondo membro l'incognita y ha coefficiente 1, quindi per semplicità di calcoli scelgo di esplicitare la y. Il 2x lo porto di qua e viene meno 2x e il più 5 lo ricopio. Stessa cosa al secondo membro, dopodiché vi ricordo che la nostra incognita deve sempre aver segno più, quindi cambio di segno a tutta l'equazione. Meno y diventa più y, meno 2x diventa più 2x, più 5 diventa meno 5. Stessa cosa la seconda equazione. Ora che abbiamo esplicitato ad ambo le equazioni l'incognita y, dobbiamo andare a uguagliare i nostri due membri. Quindi uguagliando i due termini ho ottenuto un'equazione di primo grado nell'incognita x. Noto che al primo e secondo membro ci sono due termini identici e quindi se ne vanno. Infatti se 2x lo portasse al primo membro verrebbe meno 2x, essendo opposto se ne va. Stessa cosa, meno 5 se ne vanno. Ottengo come incognita 0x, come termine noto 0 perché meno 5 se ne sono andati. Quando l'incognita sparisce, quindi ho 0, mi devo chiedere è vero? Cioè 0 è uguale a 0? Sì, e quindi questa equazione è indeterminata. Se in un sistema una equazione è indeterminata, allora tutto il sistema diventa indeterminato e si scrive così e si legge per ogni, questa A rovesciata è per ogni x appartenente ad R. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. Allora, facile, vero? Che ti dicevo, bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica. Spero che gli esercizi ti siano stati utili per allenarti e mettere subito alla prova quello che hai imparato nel mio video. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi episodi. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo molto presto!